Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vi voglio mostrare quello che è il mio processo per ricreare a occhio i colori. È un esercizio che avevo già fatto altre volte in live e mi è stata data l'idea di farne un video, quindi eccolo qui. È un esercizio molto semplice che si può fare utilizzando un selettore di colori casuale che si trova su internet e che poi ci può essere utile anche per ricreare gli stessi colori laddove dobbiamo andare a intervenire sui nostri modelli. Quello che vi mostrerò è un po' il mio processo che cercherò di spiegare per farvi capire quali sono le correzioni da fare per raggiungere l'obiettivo che vogliamo. Detto questo, direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Ed eccoci qui quindi con i nostri colori posizionati sulla wet palette. Abbiamo bianco e nero qui in basso. Il blu, in questo caso io ho utilizzato Deep Blue di AK perché è un colore della linea Intense, quindi un colore primario che è una sorta di blu ciano. Poi abbiamo giallo, rosso e magenta. Nei primari potremmo omettere il rosso perché è una sorta di mix tra il magenta e il giallo, ma per comodità lo possiamo anche utilizzare in questi esercizi. E in questo caso appunto si tratta di colori chimera. Cold Yellow, The Red e appunto magenta. Il primo colore che andiamo a ricreare è questa sorta di blu. La prima cosa che notiamo, senza girarci troppo intorno, appunto è che è un blu, però se noi andiamo subito a confrontarlo visivamente con quello che abbiamo qui, quindi un blu primario, notiamo subito delle differenze. Cosa notiamo? Notiamo che non è brillante come questo blu, quindi capiamo che c'è l'aggiunta di bianco e di nero. Lo capiamo appunto perché non è così brillante, così intenso, di conseguenza c'è qualcosa tra il bianco e il nero che lo ha desaturato, ovvero lo ha allontanato dalla sua versione più satura. Quindi possiamo cominciare ad aggiungere questi colori. Allora, mettiamo qui un po' di blu. Se noi aggiungiamo una piccolissima percentuale di bianco, vediamo che già comincia ad allontanarsi e a diventare meno saturo, meno carico a livello cromatico. Però facendo così notiamo ancora di più la differenza. Si sta schiarendo, di conseguenza dobbiamo aggiungere del nero. Se noi al blu aggiungiamo il nero, vediamo che subito si spegne ma si scurisce anche tantissimo. Quindi dobbiamo trovare una sorta di via di mezzo. Capiamo che a quel colore è stato aggiunto del grigio, quindi bianco più nero. Andiamo quindi a prendere dell'altro blu. Aggiungiamo una quantità davvero piccolissima di nero e vediamo se ci avviciniamo al colore che vogliamo creare. Vediamo che è un pochino più scuro rispetto a questo qui. Quindi, visto che abbiamo capito che dobbiamo aggiungere del grigio, aggiungiamo una piccolissima parte di bianco. Direi ancora un pochino. E potremmo esserci. Lo avviciniamo per vedere se corrisponde. Io guardo da quella parte perché ho il colore a schermo e vediamo che è leggermente diverso. Vediamo ad occhio che non è esattamente uguale, nel senso che man mano che poi farete questi esercizi vi accorgerete perché l'occhio si allena, ma qui c'è una piccolissima percentuale di magenta, qualcosina che lo porta più ad essere vicino ad un lilla. Quindi noi con una piccolissima percentuale di magenta andiamo a sistemare questo colore. La differenza è appena percettibile, ma si nota. Ed ecco quindi che abbiamo ricreato il primo colore a schermo. Passiamo quindi ad un secondo colore, nel nostro caso questo verde foresta.
Partiamo creando un verde, che è proprio la nostra base, quindi giallo più blu. Quando si è in dubbio sulle proporzioni, il 50-50 è sempre un ottimo punto di partenza. Ok, lo vediamo subito che è brillante, è molto acceso perché giustamente è l'unione di due colori primari. Potremmo anche vedere già ad occhio che c'è più giallo rispetto al nostro colore, quindi potremmo aggiungere già una piccolissima percentuale in più di blu. Se noi lo avviciniamo vediamo che comunque è ancora troppo acceso. Lo possiamo vedere dal fatto che è ancora troppo brillante, qui si nota che è più spento, più ingrigito il colore. Quindi come prima dobbiamo aggiungere sia bianco che nero. Non possiamo aggiungere solo bianco, altrimenti si schiarisce troppo, allo stesso modo non possiamo aggiungere solo nero, altrimenti si scurisce e basta come abbiamo visto prima con il blu. Quindi aggiungiamo un pochino di bianco e un pochino di nero. Facciamo una sorta di grigio, ovviamente se vogliamo possiamo anche aggiungere il grigio dopo averlo formulato a parte. In questo caso ho davvero pochissimo colore, quindi si fa anche un po' fatica a confrontarli, però se noi li avviciniamo vediamo che sono esattamente lo stesso colore. Passiamo quindi ad un terzo colore. Ecco qua abbiamo una sorta di arancione, lo vediamo ormai ad occhio che non è un arancione brillante e non è neanche un arancione molto chiaro, quindi anche in questo caso come prima dovremo gestire la questione con dei grigi. Come vedete è un processo che si ripete, nel senso che se noi destrutturiamo il processo e partiamo sempre dal colore composto dai colori primari, in questo caso arancione, lo facciamo da giallo e rosso, creiamo l'arancione e poi da lì lo andiamo a correggere, è molto più semplice arrivare al risultato finale che vogliamo. Quindi come prima partiamo da 50-50 e lo vedo fin da subito che è molto distante questo colore da questo, molto più intenso e brillante. Comincio fin da subito con una punta di nero. In questo caso il nero, essendo colori molto chiari, andrà ad agire fin da subito e quindi dovrò ridosare il rosso e il giallo se vado a mettere troppo nero. Per quello è sempre meglio partire veramente con pochissimo colore scuro, perché il nero è molto invasivo. Ok, ho aggiunto una quantità di giallo e di rosso sufficiente per andare a neutralizzare la grossa quantità di nero che avevo aggiunto. E vediamo che se noi lo avviciniamo, ci stiamo avvicinando, siamo quasi arrivati al colore che volevamo. Però cosa cambia? Lo vediamo fin da subito, è troppo scuro. È troppo scuro ma non è più brillante, quindi non dovrò andare a mettere ancora più giallo e più rosso, ma dovrò semplicemente andare a smorzare un po' i toni con il bianco. Infatti se io ne vado a mettere proprio poco, così è troppo, ok, così sarà ancora troppo poco, ma preferisco andare per gradi. Lo confronto e vedo che è ancora troppo carico, ancora troppo acceso. Ne vado a mettere ancora un pochino. Direi che ce ne vuole ancora un po', ma così facendo l'ho reso troppo luminoso. Quindi posso andare a correggere con una piccolissima punta di blu, oppure di nero, scusate, oppure appunto una punta di blu. Questo perché? Perché se io guardo con attenzione il colore che voglio creare, si nota una piccolissima percentuale di verde. Dato che c'è del giallo nel nostro arancione, si creerà una piccolissima variazione verso il verde, quindi proprio piccolissima, anziché nero vado ad aggiungere blu. Quasi impercettibile.
Ed ecco qua il nostro colore finito. Vediamo dunque con un ultimo colore se riesco a suddividere ancora di più il processo. Ok, proviamo con questo colore chiaro, che è una sorta di beige, khaki molto chiaro. Per ottenere un colore così riusciamo fin da subito a capire che è un colore estremamente chiaro, quindi sarà più sbilanciato verso il bianco piuttosto che verso il nero. Quindi dovremo ricordarci che le percentuali di colore scuro, nero, verde o blu, quello che andremo ad inserire, dovranno essere veramente piccolissime, altrimenti basterà pochissimo per sporcare il colore. Partiamo dal colore che è più presente, quindi bianco e giallo. Bianco, piccolissima percentuale di giallo, che lo renderà una sorta di giallo pallido. Ok, fin da subito capisco che non è così. Non c'è così tanto giallo. Quindi vado a sistemare col bianco e lo vado a spegnere. Dato che proprio sulla wet palette ho questo colore arancione che abbiamo creato prima, se io provassi a immaginarmi di inserire un po' di questo arancione in questo colore, non sarebbe poi così sbagliato, perché quello che io vado a notare che qui manca è proprio una parte calda, quindi una parte arancione, una parte rossastra che invece qui c'è, mentre invece qui non c'è assolutamente. Potrei, nel mio caso, inserire un po' di arancione perché ce l'ho già qui pronto, ma nel caso non l'avessimo, ovvero nel 99% dei casi, andiamo a prendere una punta di rosso. Ancora. Ok, ci stiamo avvicinando, però questo lo notiamo fin da subito che ha un colore veramente molto brillante, molto luminoso, mentre invece questo non è luminoso, è un colore sì chiaro ma abbastanza spentino, quindi dobbiamo ricordarci che sicuramente ci andrà una piccola punta di nero o per non rischiare appunto di grigio. Vado ad aggiungere un pochino di rosso ancora per scaldarlo, o meglio per renderlo un po' più simile a quello lì, perché esistono anche dei rossi freddi ovviamente. E giallo perché avevo aggiunto troppo rosso. Se noi lo andiamo ad avvicinare, vediamo che è molto diverso, molto acceso e luminoso. Cominciamo a vedere con il nero che cosa succede. Sempre, mi raccomando, pochissimo per volta. Altrimenti, appunto, succede questo e si perde completamente il lavoro che abbiamo fatto prima. Ma vediamo, magari ci può aiutare a raggiungere il colore che vogliamo. Vedete che questo è più scuro rispetto a questo, però come tonalità non siamo andati tanto distanti. Quello che dobbiamo fare adesso è rischiarire questo colore. Quindi vado con il bianco. Questo era il colore di prima, adesso abbiamo questo colore. Se noi lo andiamo ad avvicinare, vediamo che ci stiamo avvicinando molto di più. Ma cosa notiamo? Notiamo che questo è leggermente più rosato, cioè se io vado un po' a suddividere mentalmente i colori che ci sono dentro, anche perché li abbiamo già inseriti, quindi sappiamo esattamente che cosa c'è, capiamo che questo è più rosato e questo è più giallo. Quindi dobbiamo andare a sistemarlo aggiungendo più giallo, perché infatti è un ottimo esercizio, un ottimo metodo di pittura dipingere utilizzando i colori primari e creandoci le tonalità piuttosto che acquistare centinaia di colori già pronti, perché appunto non sappiamo che cosa c'è all'interno di un boccettino in quanto a pigmenti. Di conseguenza non riusciremo a capire cosa dovremmo inserire per sistemare un colore e renderlo ciò che vogliamo senza andare a rovinare la miscela.
Quindi adesso andiamo ad inserire ancora un po' di giallo e così ad occhio direi che serve anche una punta di bianco, però prima proviamo con il giallo. Sì, giusto appena un pochino più di bianco, proprio poco e poi ci siamo secondo me. Ancora un pochino. Spero che anche queste cose graduali siano utili per capire qual è il processo poi per raggiungere un determinato colore. Cosa che se non dobbiamo proprio ricreare uno specifico colore non è nemmeno necessario, però il fatto di fare questo tipo di esercizi ci aiuta mentalmente a ricordare qual è il procedimento per raggiungere un determinato colore, quindi quando non lo abbiamo a disposizione sappiamo già come ricrearlo perché l'abbiamo fatto in passato. Vediamo quindi se ci siamo. Eccoci qua, siamo arrivati al nostro colore. Ok, io spero quindi che questo esercizio vi sia stato utile da vedere, io mi auguro che vogliate rifarlo. Partire dai colori primari e esercitarci in questo modo ci permette poi di variare e creare tutti i colori di cui abbiamo bisogno. Io vi ricordo di dare un'occhiata come sempre alla descrizione del video dove lascio altri prodotti consigliati e video utili. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se l'avete trovato un esercizio utile. Io vi do appuntamento al prossimo video e fino ad allora siate creativi!